Ciao, vuoi scoprire alcuni trucchi per utilizzare i pantoni? Te lo faccio vedere in questo tutorial. Vediamo come si sfuma, come si fanno degli effetti con il pantone, con un tutorial molto semplice. Ti spiegherò un po' di trucchi per usare i pantoni nel figurino di moda. Bene, se vuoi imparare a disegnare e colorare figurini di moda a mano libera, iscriviti e clicca sulla campanellina perché pubblico tutorial semplici e intuitivi tutte le settimane. Io sono Patrizia, questo è il mio canale Pato74. Vediamo il tutorial. Ciao! Questo figurino, e trovate il video nella playlist, è stato fatto con 2 pantoni, solo con questi 2, e ci sono passata dove serviva più volte e poi ci sono ripassata con quello più chiaro. Quindi ho fatto con lo scuro e poi ci sono passata con il chiaro. Per il pantalone ho fatto la prima passata con questo e sono ripassata sempre con questo nelle parti che volevo più scure e ho dato solo un tocco veloce dove mi serviva andare a segnare un pochettino l'ombra della gamba. Quindi il pantone è molto duttile da utilizzare. Allora adesso vediamo un'altra cosa, cioè si può utilizzare il pantone per fare degli effetti che possono essere degli effetti anche si può scegliere, nel senso che io posso scegliere se utilizzare il pantone prendendo questa punta più grande, se stare nei contorni, come vedete qua sono uscita, oppure no. Alle volte dare il tocco veloce è il suo bello. Dopo posso andare anche a ripassare ulteriormente nei punti che voglio scurire. Come vedete io sono uscita dal bordo, qua, sono un po' uscita dal bordo anche qui, e qui ho fatto delle parti scure, tutto qui ho fatto lo scuro e anche qui ho fatto un po' di scuro e qui l'ho lasciato più leggero, quindi posso dare una sola passata, oppure più passate, e giocare anche sul fatto che quando lo do velocemente lui mi fa questo effetto così, questo effetto qui che a me serve qua. Per cui qui ho più colore. Con la passata così io ottengo quasi un effetto di una pennellata e posso decidere. Allora in questo caso che cosa ho fatto? Molto velocemente per farvi capire, però io ho lasciato del bianco, qua ho lasciato tutto il bianco, qui ho lasciato una piccola riga bianca, cioè il foglio sotto, non ho colorato tutto. E anche qui entriamo in questo argomento, nel senso che il pantone non è necessario andare a coprire tutta la superficie del disegno. Piena. Perché anche se poi vado a dare dello scuro, perché poi il colore tende a muoversi, a spandersi, comunque è un effetto più piatto. Io posso giocare anche sul fatto che ho il bianco del foglio per creare un ulteriore punto di luce che mi rende il disegno molto più tridimensionale. Ok? Quindi per il figurino alle volte lasciare dei punti chiari con il foglio, questi può dare un effetto di luce. Allora ad esempio in questo figurino
io ho lasciato del bianco qui, del bianco qui, il bianco del foglio qui, il bianco del foglio qui, il bianco del foglio qui e qui. Cioè ho scelto dei punti precisi dove dare dei punti di luce ben precisi per dare tridimensionalità. Cosa significa? Che se io ho tipo un pantalone, è chiaro che se penso che la luce viene di qua, io qui lascerò un po' di bianco, cioè qua lascio bianco in questo punto. Quindi cosa vado a fare? Vado a fare il tratto veloce qua, il tratto veloce qua, ma qui lascio bianco. Oh. Qui devo lasciare bianco in questo punto qui, perché mi dà il punto luce. Poi continuo, cioè scelgo dove andare a lasciare il foglio bianco per dare un effetto di tridimensionalità. Posso anche decidere di fare una sfumatura che sia con un'altra forma, quindi questa sfumatura, questo bianco qui o questo bianco qui, io scelgo dove andarlo a mettere. Scelgo dove non colorare, dove io non coloro lascio il punto luce. Questo mi aiuta quando poi devo andare a fare le altre gradazioni, se voglio aggiungere altre gradazioni. Quindi l'effetto che ho dato in questo caso è un effetto dove ho volutamente lasciato questo bianco e ho volutamente lasciato questo bianco per rendere il tutto tridimensionale. In alcuni punti ho coperto la parte del bianco col colore più chiaro, però i punti luce ragionati nel punto giusto servono per rendere il disegno più tridimensionale. Ad esempio, anche qui ho lasciato dei punti luce nella parte delle spalle. Qui ho utilizzato sono passata solo una volta e qui sono passata 2 volte. Qui in questo drappeggio si vede ancora di più, ho lasciato il foglio bianco sotto qui per rendere ancora di più l'effetto della piega, oppure sulla parte del ginocchio, oppure qui. Quindi il pantone si può utilizzare per fare molti effetti e dare la tridimensionalità, giocando anche sul fatto del foglio bianco. Quindi se io voglio fare, vediamo un po', prendiamo tipo il rosa, voglio colorare questa gonna velocemente. Vedete che ho già lasciato questa parte bianca perché deve dare il senso della piega. Quindi il senso della piega sarà che qua c'è lo scuro, qui c'è lo scuro e nella parte più alta c'è il chiaro. Quindi è chiaro che lascerò, per dare un effetto tridimensionale, lascio così. Poi vado a scurire un po' di più della parte dove creo il chiaroscuro per la tridimensionalità, vado un pochettino a scurire. In questo caso che cosa ho fatto? Ho praticamente lasciato bianca questa parte, cioè io ho lasciato bianca questa parte qua. Questa parte qua, essendo bianca, mi dà il punto luce. Qui sono andata a scurire e poi ho fatto questo effetto, diciamo, di scuro in questa parte qui, lo scuro in quest'altra parte qui, un po' di scuro qui e qui ho lasciato bianco e qua ho sfumato con una sola velatura e questo l'ho fatto con un solo colore. Quindi gli effetti si possono dare perché il pantone si presta a fare più passate. Quindi questo è già asciutto, questo è lo stesso colore che qui è già asciutto. È chiaro che è un'altra cosa che passare 2 volte intanto che è bagnato. Il colore si amalgama meno, quindi anche questi effetti dati velocemente sono ottimi se uno li fa subito. Allora, ragioniamo con il discorso del pantone con il pastello. Allora, se io faccio
una base di pantone, ok? Mi faccio la mia base di pantone senza passare neanche troppe volte. Poi ci voglio dare la base di pastello. Io adesso faccio una cosa veloce, tra l'altro non ho messo un giornale sotto e quindi allora vediamo un pochettino di ok. Allora, facendo così cosa succede? Che io vado a creare una sfumatura in più. Non ho scelto un pastello tanto diverso dal pantone, ok? Posso prendere anche un pastello un po' più scuro, ok? Dopo cosa faccio? Ci vado a ripassare sopra col pantone. Adesso aspettiamo che asciughi. Dopo che sarà asciutto vedremo di più la sfumatura. Quindi il concetto è anche questo. L'effetto diventa di avere un colore in più. Quindi avrò, adesso è ancora bagnato, per cui avrò un colore e un altro colore, ok? Se poi voglio posso di nuovo ripassare e vado a fare questa operazione finché serve a me. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per rimanere in aggiornamento con tutte le mie novità. Pubblico video tutorial tutte le settimane. Trovi la playlist dei figurini di presentazione, come questo ad esempio, o la playlist dei figurini veloci, ok? Ti aspetto per il prossimo tutorial. Un grande saluto da Patrizia Pato74. Ciao!